Ciao a tutti e benvenuti un'altra volta. Io sono Wendy e oggi parleremo di alcuni articoli indispensabili per le pulizie quotidiane che ho scoperto da tempo e provato personalmente. Sono convinta che rendano la vita in casa molto più comoda e piacevole. Se anche voi cercate soluzioni pratiche per tenere la vostra casa in ordine, vi invito a rimanere fino alla fine di questo video. E senza tante chiacchiere, cominciamo. Però prima finisco di rifare i letti e riordinare un pochino. Per quanto riguarda il lavapavimenti Swiffer, è un vero indispensabile. Cattura la polvere e lo sporco in modo incredibile, risparmiando tempo e fatica. E in più non serve solo per pulire i pavimenti. È un strumento molto versatile visto che insieme a un panno possiamo pulire i mobili più in alto della nostra casa o anche spolverare il tetto o liberare di ragnatele gli angoli dei muri. Ma queste cose già le sai. Il mio spolverino allungabile in microfibra è un vero indispensabile a casa mia. Nella sua versione originale arriva così come state vedendo. È perfetto per raggiungere anche i punti più difficili da pulire, come gli angoli alti o dentro i mobili. Ho cambiato il manico per arrivare tra i tubi dei miei termosifoni, perché sono un po' stretti e per comodità mia, ma senz'altro non ce n'è bisogno. La microfibra cattura la polvere in modo efficace, lasciando la superficie splendenti. Una volta finito le mie pulizie, le lavo insieme agli altri stracci e torna come nuovo. Se vuoi un mio consiglio, prima di spolverare, spruzza un po' del tuo multisuperficie preferito per spolverare e profumare simultaneamente.
Questo spolverino flessibile, che io nel mio linguaggio casereccio lo chiamo linguaccia, è fantastico per pulire sotto i mobili, dove la polvere si accumula facilmente. Grazie alla sua flessibilità riesco a raggiungere anche i posti più angusti senza fatica. È stato molto utile per pulire sotto la madia, sotto il mobile per la TV, sotto alcuni armadi, sotto i cassettoni del mio letto e, che dire, per sotto la lavatrice. Ti consiglio vivamente questo tipo di spolverino per raggiungere i posti più difficoltosi e se hai la possibilità di averlo con il manico allungabile, penso possa essere un indispensabile per chi ha problemi fisici a piegarsi o a fare dei gesti che richiedono sforzo. Alla fine si lava e una volta asciutto è pronto per una nuova pulizia. Non posso fare a meno del mio levapelucchi elettrico. È davvero un alleato prezioso per mantenere i vestiti e i tessuti sempre in ordine. Basta caricarlo ed è fatta. Questo ha il particolare di avere come manico un rullo adesivo. Ogni volta che noto peli o quei fastidiosi grumi che si formano su maglioni o coperte, so che posso contare su di lui. È così semplice da usare. Basta passarci sopra e i vestiti tornano come nuovi. È un piccolo sforzo che fa una grande differenza e mi piace vedere i capi puliti e in ordine. È facilissimo da pulire, basta togliere le lame e con lo spazzolino pulire il suo interno delicatamente. Passando alla cura della macchina da caffè, utilizzo sempre un decalcificante. È essenziale per mantenere il mio caffè sempre gustoso e per prolungare la vita della macchina. Seguo le istruzioni del prodotto e non mi preoccupo perché il trattamento è naturale a base di acido citrico e non interferisce con l'aroma dei cibi e bevande. Questo prodotto è consigliato come trattamento anticalcare per tutti i piccoli elettrodomestici, come bollitori per acqua tradizionali ed elettrici, anche umidificatori d'aria. E parlando di manutenzione, non dimentichiamo l'anticalcare per il ferro da stiro. Questo prodotto è un alleato prezioso per evitare che il ferro si intassi e per garantire che i vestiti siano sempre perfetti. Seguendo sempre la modalità d'uso, è un prodotto che aiuta a mantenere la perfetta efficienza del ferro da stiro, anche a vapore o quelli con caldaia separata. Ora per la pulizia del bagno, non posso fare a meno dello scoppino Vichy con spazzola in silicone. È molto più igienico rispetto ai tradizionali scoppini e si pulisce facilmente. La superficie liscia e non porosa del silicone impedisce l'accumulo di sporco e batteri, garantendo un livello di igiene superiore. Inoltre, la pulizia dello scoppino stesso è estremamente semplice. Basta risciacquarlo sotto l'acqua corrente o, se necessario, utilizzare un detergente delicato. Questo riduce notevolmente il tempo e l'impegno necessari per mantenere il bagno in condizioni ottimali.
E per rendere il nostro divano ancora più accogliente, ho scoperto una coperta pelosa o plaid che è semplicemente fantastica. È perfetta per creare un'atmosfera calda e confortevole, specialmente durante le serate invernali o le mattine fresche primaverili. Spero che questa lista vi sia stata utile e che possiate trovare ispirazione per rendere la vostra casa un posto ancora più accogliente e ordinato. E se è così e hai voglia di continuare a guardare altri video, vai subito in descrizione. Lì ci saranno altri 2 video dove vi parlo di altri 2 ingredienti naturali che utilizzo frequentemente: l'acido citrico e il percarbonato di sodio. Sono davvero efficaci per le pulizie e posso utilizzarli in molti modi diversi, dalla rimozione delle macchie al disincrostamento. Del percarbonato di sodio proprio non mi rimane quasi più niente. Se avete dei vostri articoli preferiti, non esitate a condividerli nei commenti qui sotto. Grazie per aver guardato e ci vediamo nel prossimo vlog di Wendy. Ciao! La demotivazione è sempre ferma lì, all'angolo. È decisione nostra di passare e lasciarla inosservata o caricare con lei per un po' finché non ci stanchiamo. Ciao a tutti, io sono Wendy e oggi voglio parlarvi di qualcosa che tutti noi conosciamo: la demotivazione. Spesso ci sentiamo fermi, come se un peso ci tenesse bloccati. Questo è il momento in cui dobbiamo decidere se rimanere fermi o se alzarci e agire. Quando ci guardiamo intorno e vediamo la casa in disordine, la demotivazione può prendere il sopravvento. Ma la verità è che possiamo fare qualcosa. Iniziamo con un piccolo passo, magari sistemando solo una stanza o anche solo un angolo. Ogni piccolo cambiamento conta e ci avvicina al nostro obiettivo di avere un ambiente più pulito e accogliente.
Già che sono con l'aspirapolvere, spazzerò anche sotto la cucina. Però prima in una bacinella con acqua calda e un multisuperficie andrò a profumare e soprattutto a sgrassare sportelli e piano di lavoro compreso. Strizzerò bene, così per questa volta non avrò bisogno di asciugare. Come vi dicevo prima, sono sicura che tutti abbiamo vissuto almeno una volta la demotivazione. A volte ci sentiamo giù di morale e non abbiamo voglia di fare nulla. Magari è una giornata storta o semplicemente ci sentiamo sopraffatti da tutto quello che c'è da fare. È normale, ma è importante capire perché succede. La demotivazione può arrivare per tanti motivi. Forse ci sentiamo stanchi o abbiamo troppe cose in mente. A volte ci confrontiamo con gli altri e ci sentiamo inferiori, oppure abbiamo paura di non farcela. Anche solo pensare a quello che dobbiamo fare può sembrarci un compito impossibile. Ma la buona notizia è che ci sono dei modi per affrontare questa situazione. Finito qui, passo a pulire sotto con l'aspirapolvere. Per sgrassare la cucina sto utilizzando acqua calda e un multisuperficie. Però non dimenticate che se volete una soluzione naturale e super efficace nel rimuovere il grasso, potete usare un mix di acqua e aceto. Pulire le superfici con un panno in microfibra raccoglie meglio lo sporco e farà risparmiare tempo. Continuo a pulire in salotto e come mi piace tanto il profumo che lascia questo spray, lo utilizzerò anche su questi mobili. Se ti senti demotivato, un primo passo è fermarti un attimo e respirare. Prenditi del tempo per capire cosa ti sta bloccando. È utile scrivere i tuoi pensieri o parlare con qualcuno di fiducia. Spesso condividere le proprie emozioni può alleggerire il peso che sentiamo. E non dimenticare, anche i piccoli passi possono fare la differenza. Iniziare con una piccola attività, come sistemare un angolo della casa, può darti quella spinta iniziale di cui hai bisogno.
Per ritrovare la motivazione è fondamentale trovare il significato in quello che facciamo. Chiediti: perché sto facendo questo? E cerca di ricordare il motivo che ti ha spinto a intraprendere quella strada. A volte basta ricollegarsi ai nuovi obiettivi e sogni per riaccendere la fiamma della motivazione. E non dimenticare di celebrare i tuoi successi, anche se piccoli. Ogni passo avanti è importante. Nel mio caso, ho attraversato un periodo in cui la mia motivazione sembrava svanire. Creare video di pulizie era diventato un compito ripetitivo. La mia casa, sebbene fosse sempre la stessa, non mi ispirava più come prima. Tuttavia, ho capito che era il momento di rinnovare la mia prospettiva e ritrovare la gioia in quello che faccio. Ho iniziato a esplorare modi per rendere i video più interessanti e coinvolgenti. Anche se le pulizie sono un'attività che può sembrare monotona, ho scoperto che potevo aggiungere valore condividendo consigli pratici e trucchi che ho imparato nel tempo. Ogni angolo della mia casa racconta una storia e ho iniziato a considerare ogni video come un'opportunità per trasmettere la mia esperienza e aiutare gli altri a rendere le loro case più accoglienti. In questo modo ho riscoperto la bellezza della routine quotidiana. Come state vedendo, sto togliendo la polvere il meglio che posso. E anche se non pulirò oggi con acqua il pavimento, penso che uguale la casa rimarrà ordinata e in condizioni decenti. Finisco di spolverare la camera di mia figlia e rifarò il suo letto.
e farò la stessa cosa nella camera matrimoniale. Parlando sempre del tema principale di questo video, un'altra strategia che ho adottato è stata quella di includere piccole ricette nei miei video. Anche se non amo cucinare, condividere ricette semplici e veloci ha reso i miei contenuti più vari e interessanti, penso io. Ho notato che molte persone cercano modi per rilassarsi e prendersi cura di sé, quindi ho iniziato a incorporare video rilassanti, come sessioni di pulizia in tempo reale accompagnate da musica calmante. Questo ha attratto un po' di più al pubblico e ha reso il canale più dinamico. Ho riscoperto la forza della comunità che si è formata attorno al canale. I commenti e i messaggi di incoraggiamenti vostri mi hanno motivato a continuare. Condividere le mie esperienze e interagire con altre persone che condividono la mia passione per le pulizie e l'organizzazione ha reso il mio lavoro molto gratificante. Ho capito che non sto solo creando contenuti, ma sto costruendo una comunità di persone che cercano ispirazione e supporto, proprio come me. Ritrovare la motivazione non è stato facile, ma attraverso l'innovazione, la condivisione di passioni e il supporto vostro, ho riscoperto l'amore per ciò che faccio. Ogni video diventa una nuova avventura, un modo per esprimere la mia creatività e connettermi con gli altri. Sono entusiasta di continuare a esplorare nuove idee e a condividerle con tutti voi. Mi concentrerò a togliere la polvere anche qui. Vado a ripulire velocemente il bagno.
E così, mentre ci avviciniamo alla fine di questo video, ricordate che la motivazione è un viaggio continuo, non una destinazione. Ogni giorno è un'opportunità per riscoprire la bellezza nelle piccole cose e per creare uno spazio che rispecchi la nostra energia positiva. Non abbiate paura di affrontare la demotivazione. Riconoscerla è il primo passo verso il cambiamento. Siate gentili con voi stessi e celebrate ogni piccolo successo lungo la strada, come vi ho già detto in un altro video. Grazie per aver condiviso questo momento con me e per il vostro supporto costante. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi per continuare a esplorare il mondo delle pulizie con me. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Io per oggi vi saluto e ci vediamo nel prossimo vlog di Wendy. Ciao!